Mi chiamo D'Angelo Salvatore, quasi 30 anni che faccio questo mestiere. Prima lo faceva mio padre, quindi è una cosa tramandata padre in figlio. Ormai è più di quasi 50 anni di attività, tra mio padre e la mia. Noi facciamo prevalentemente mercati. La porchetta è un cibo di strada, è nata sempre così, si è venduta sempre sui furgoncini che adesso li chiamano truck food. Il nostro lavoro si svolge all'interno della Val Vibrata. Abbiamo fatto il Salone del Gusto a Torino, la BIT, abbiamo fatto diverse manifestazioni. In questi 30 anni abbiamo rappresentato Camble al meglio. Il nostro prodotto parla da solo, anche la porchetta è sempre buona. Questa è la prima fase, è una fase di lavorazione dove si inizia a togliere le ossa. Dopo di questa c'è la salatura che è più avanti. Il maiale viene preso tutti qui nella zona. Questo arriva dai salumeri Castelcastagna, sono qui nella provincia di Teramo, dove hanno anche il loro allevamento. È un ottimo prodotto. E altri arrivano anche da Pescara, dal signor Di Giampaolo Umberto, anche loro hanno un allevamento loro, sono tutti di razze italiane prodotte in Italia, non all'estero. Solo carne, le ossa vengono tolte tutte, tranne che la testa per il momento. Questo è stato macellato giovedì, che poi si lascia riposare, fermare un po' la carne, poi si lavora. Poi domani, stanotte, va in cottura. Appena macellato, diciamo, la carne è calda. Anche quando vai a disossarla, si strappa un po' di più, meglio farla riposare qualche giorno, poi va bene. I maiali che usavano per la porchetta sono fatti appositamente per la porchetta. A volte escono che sono più magri, ma adesso riescono a fare una carne più leggermente grassa, non grassissima. Il grasso gli conferisce sapore. Quando poi è nel forno, che la temperatura più alta fa sciogliere il grasso quando si scioglie aromatizza la carne. Poi è magro, sì, è buono anche, ma meno saporito. Passiamo alla salatura. Il sale normale, niente di particolare. Il sale fino, così si scioglie. Sui 30 grammi a chilo. Poi dipende anche la mano, sa dove va messo di più e dove di meno. Le parti più spesse ce ne vanno di più, le parti meno spesse. Una cosa che lo fai, sai, passione, se no tutti fanno la porchetta, ma c'è porchetta e porchetta. Che alcuni la fanno così, con il sale, la avvolgono, poi la lasciano riposare in frigorifero, ma poi la carne diventa rossa. Ha l'impressione che è come se non è cotta. Invece in questo sistema 6, 7, 8 ore e poi viene tolto tutto il sale. In bocca non avrà il pezzo di sale che ti cade di quando è salata questa porchetta, perché anche se lo lasci in mezzo avvolto, non è che si riesce a sciogliere tutto. Invece noi sciacquiamo il tutto, poi lo facciamo riposare, poi mettiamo gli aromi, poi viene legato, fatto tutto in giornata. Adesso sono passate 6 ore, 6-7 ore dalla fase della salatura, passiamo dall'altra parte per la speziatura e la legatura. Qui. Adesso mettiamo il pepe. Usiamo una miscela di pepe bianco e nero. Come quantità di aromi ne mettiamo poco, così si sente più il sapore del maiale che degli aromi, per non essere imbarazzanti, che è troppo piccante. Poi dipende anche dai gusti. Mettiamo un po' di rosmarino, un po' su tutte le parti. Gli aromi più o meno si usano
pepe, rosmarino e aglio in linea di massima. Noi non mettiamo il finocchio, come le Marche, l'Umbria, questi mettono finocchio. Adesso aggiungiamo un po' di aglio rosso, meno pungente, non è forte, poi al gusto se metti pezzi grandi la in bocca non è gradevole. Noi ne mettiamo pochi, perché sennò poi risulta troppo speziato, quindi non senti più il sapore della carne, ma bensì o del pepe o dell'aglio o del rosmarino. Oppure se mettiamo il finocchio, si sente il finocchio. Adesso mettiamo un palo. Vado. Questo serve per metterlo al forno, così si può prendere. Iniziamo con la legatura. La leghiamo, che sennò così aperta poi non si riesce a tagliare. Quindi procediamo per la cucitura. Ma poi viene legata anche di fuori. Questo sono cucite, stringerla se no si apre. Ecco. Il forno a legna ha la sua particolarità, che all'inizio la temperatura è alta, poi man mano scende, quindi cuoce lentamente. A differenza del forno gas o elettrico, quel che sia, la temperatura va dai 220 ai 280, quindi la carne rimane un po' più secca, mentre invece col forno a legna la carne rimane sempre morbida, più che la vuoi cuocere ma rimane sempre morbida, perché non ha questa cottura forzata. Diciamo che il forno a legna cuoce prima, perché la temperatura inizia alta, poi invece scende, quindi il grasso si scioglie lentamente e aromatizza la carne. Quello della pizza, del pane di una volta, refrattario, viene messo la legna, si fa ardere tutta la legna, poi si toglie la legna, si toglie la brace e tutto e si mette Questa è una legna che viene dai nostri boschi qui di Civitella. Questa è un tipo di mista tra quercia di montagna, faggio e carpino. Abbiamo il nostro legnaiolo di fiducia che ci procura la legna mista, così si aromatizza la porchetta dalla legna, prende anche il sapore. La temperatura interna sarà sui 280, poi man mano scende.
poi la pietra è refrattaria, quindi il calore lo trattiene e poi lo rilascia. Appunto dicevo, se sbagli, sbagli. Ecco, ed è qua, ecco qua. Ecco, vai, puoi poggiare, puoi poggiare. Dopo la copriamo, solo dobbiamo aspettare. La copriamo perché all'inizio la temperatura è alta, quindi per non far bruciare la crosta viene coperta. Poi quando vediamo che il forno un po' si abbassa di temperatura si toglie la carta per far fare la crosta. È una carta paglia normale per alimenti. La porchetta infornata, aspettiamo 6 ore per la cottura, vediamo come esce. Senti la crosta come spicchia? Eccola qua, eccola là. E siamo a posto. Buon appetito e viva la porchetta di Campli.